Prima di parlare di Ashawa, prendiamoci un momento per capire di che cosa si tratta Diablo 4. Diablo 4 è il gioco di ruolo d'azione in arrivo sviluppato da Blizzard Entertainment. Il gioco è il quarto capitolo della serie Diablo e si svolge in un mondo oscuro e cupo di santuari. Il gioco promette di essere più brutale, più sanguinoso e più demoniaco di tutti i suoi predecessori. Chi è Ashawa? È uno dei personaggi principali di Diablo 4 e svolge un ruolo significativo nella storia del gioco. Ashawa è un demone che serve come braccio destro di Lilith, la figlia di Mefisto e la principale antagonista di Diablo 4. Ashawa è una guerriera feroce che guida le armate di Lilith ed è temuta da tutti coloro che si trovano sul suo cammino. Secondo la lore di Diablo 4, Ashawa era una volta un angelo che serviva il consiglio di Angeris. Tuttavia cadde in disgrazia dopo aver tradito i suoi compagni angeli e essersi unita alle forze di Lilith. Lilith promise ad Ashawa che avrebbe guidato le sue armate e avrebbero governato santuari se avessero giurato lealtà a lei. Ashawa accettò e Lilith la trasformò in un potente demone. Da allora Ashawa ha servito fedelmente Lilith e guidato tutte le sue armate in battaglia. Dopo questa doverosa introduzione parliamo di questo boss durante la open beta. Dunque, durante appunto l'open beta Ashawa si genererà in 4 momenti specifici. Tuttavia, per il prossimo evento di Diablo 4, il Server Slam, ossia il periodo che va dal 12 al 14 maggio, arriverà molto più frequentemente questo boss, una volta raggiunta la metà del test. In effetti si genererà dentro ogni 3 ore fino alla conclusione del Server Slam, offrendo così ai fans tantissime opportunità per poterlo abbattere. Dunque, allora, come vi dicevo, avevo detto anche in un precedente video, dovrebbe rigenerarsi ogni 3 ore. Ora, qui dagli orari che vedo, a partire dal 13 maggio dovrebbe comparire, per quanto riguarda l'orario chat, alle ore 18. Quindi calcolate da questo orario, ogni 3 ore dovrebbe spawnare. Dunque, allora, anche se avremo un gruppo di 12 giocatori, la battaglia contro Ashawa sarà difficile a causa della sua salute e dei suoi danni estremamente elevati. Quindi dobbiamo cercare come prima cosa di evitare tutti i suoi attacchi e quindi farci anche un gruppo non solo di 12 giocatori, però cercare di farli almeno di livello tra il 20 e il 25. In questo modo sarà molto più facile andare a sconfiggere Ashawa. Dunque adesso vediamo un po' di trucchi per andare a sconfiggere questo boss in maniera un po' più facile. Innanzitutto dobbiamo essere a conoscenza delle mosse di questo boss. Nota che tutti questi attacchi che lui va a fare includeranno danni da veleno persistenti. Un'altra cosa importante è che Ashawa scala in base al numero di giocatori che lo combattono, il che significa che starà al massimo della sua potenza se avremo un gruppo completo di 12 giocatori. Quindi se andiamo a fare un gruppo inferiore ai 12 giocatori, la nostra impresa teoricamente dovrebbe essere più facile. Ovviamente dobbiamo guardare e fare un po' tutti gli accorgimenti che vi andrò ad elencare. Il set di mosse di Ashawa include un colpo di terra. Ashawa farà un rapido passo indietro, poi finirà e colpirà il punto in cui si trovava. Chomp in affondo. Ashawa abbassa la testa e fa scattare il collo verso il bersaglio. Il suo morso è spesso un'incisione con un colpo solo, infatti bisogna stare molto attenti a non stare di fronte al suo muso, appunto per andare a evitare sia il veleno che andrà a lanciare, ma anche appunto questo morso. Il balzo stomp. Ashawa si accovaccia sulle zampe posteriori e poi balza in avanti, abbattendo i bersagli. Spazzata nell'area di attacco. Dunque il boss in questa mossa fa una rotazione di 360 gradi con una delle sue lame dell'avambraccio, seguita da una mezza rotazione con l'altra lama nella stessa direzione. La vedrai telegrafare l'attacco quando alza il braccio quasi fino alla spalla. Può battere o uccidere istantaneamente un giocatore.
Nuvole velenose. Ashava respira o vomita nuvole di gas velenoso che si trasformano in pozze di veleno sul terreno che infliggono danni continui. Lo vedrai arrivare quando si alzerà e la bava verde comincerà a uscire dalla sua bocca. Ashava si solleva in posizione verticale con entrambe le lame prima di colpire rapidamente il terreno e sollevarlo verso le zampe posteriori. Può istantaneamente uccidere o trascinare i giocatori. Queste sono le mosse devastanti che fa questo boss. Ora vediamo delle strategie per andare a evitare questi colpi. Dunque, evita ed eludi gli attacchi di Ashava rimanendo dietro di lei ogni volta che puoi. Ovviamente se sei un giocatore da mischia questa operazione sarà molto più semplice. Utilizza qualsiasi equipaggiamento o abilità che crei barriere, scudi, cupole, eccetera, per contrastare i suoi attacchi fisici. Equipaggia qualsiasi equipaggiamento resistente al veleno che puoi possedere. Subirai danni da veleno costanti, quindi questa cosa è fondamentale. Ricorda che se muori e usi il checkpoint perderai il 10% di durabilità dell'equipaggiamento, quindi prova a rimanere in vita, oppure ogni volta cerca, se hai danni molto grandi all'armatura, andare a riparare. Dunque, la barra d'oro sotto la salute di Ashava indica quando barcolerà, cadendo a terra e aprendosi agli attacchi. Per raggiungere questo obiettivo devi infliggere ciò che Blizzard chiama danno Crowd Control. Dunque, vediamo quali sono gli effetti che possono causare danni da controllo. Il freddo, lo stordimento, paura, congelare, immobilizzare, stendere, il contraccolpo, rallentare, stordire, schernire e il tether. Dunque, allora, queste sono le abilità che dobbiamo andare a utilizzare contro questo boss in modo che, come ho detto prima, la barra d'oro sotto la barra di salute di Ashava si attiverà e quindi in quel momento lì sarà più fragile il boss. Dunque, il combattimento di questo boss durerà 15 minuti, quindi si tratta anche di riuscire a fare più danno possibile in questo tempo. I minuti li vedete qua alla destra sullo schermo e quindi avremo tempo, come dicevo prima, esattamente 15 minuti. Se riuscite a farlo in meno di 15 minuti potete tornare in città e cambiare istanza e fare tranquillamente una seconda volta il boss. Dunque, allora, approfondiamo un attimo i due attacchi che fa questo boss. Quindi, come vi dicevo prima, il morso, quindi Ashava cerca di mordere varie volte, di solito 2 o 3 giocatori che si trovano davanti a lui, quindi è molto importante spostarsi alle sue spalle, in modo da non subire danni. Poi è molto difficile andare ad evitare l'attacco circolare con le lame. Ashava usa le lame che ha sulle sue braccia per effettuare 2 attacchi in rapida successione. Col primo colpisce a 360 gradi intorno a sé, mentre col secondo a 180 gradi. Per evitarli deve essere fuori dalla portata delle lame, o meglio sotto o dietro il boss. Nella seconda fase invece i suoi attacchi saranno, come ho detto prima, più inerenti a sputare o vomitare veleno, quindi sarebbe anche consigliabile andare dall'alchimista e creare un'elixir della resistenza al veleno, e questo ci dovrebbe aiutare un pochettino contro questa seconda fase. Comunque, questi sono i principali trucchi per riuscire a sconfiggere questo boss. Vedremo nella open beta del 12-14 maggio se riusciremo a sconfiggerlo. Se avete delle domande o dei consigli fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e naturalmente come sempre vi invito a mettere un bel mi piace a questo video per sostenere tutta la serie di Diablo 4, ma anche se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!